Oggi prepariamo un dolce di carnevale buonissimo, il migliaccio. Vediamo gli ingredienti che ci occorrono. Iniziamo mettendo all'interno di una pentola capiente il latte, la scorza dell'arancia, una piccola parte dello zucchero e portiamo sul fuoco. Facciamo scaldare un po' perché dobbiamo aromatizzare il latte. In seguito aggiungiamo anche la scorza del limone grattugiata. Mentre il latte si sta scaldando, noi andremo a montare le uova con lo zucchero e la ricotta. Una volta che il latte è quasi a bolore, dobbiamo togliere le scorze. Aggiungiamo a questo punto il nostro burro e lo facciamo sciogliere. Una volta che il burro si è sciolto, andremo a versare di colpo il semolino oppure la farina per polenta, che viene sempre buonissimo, e mescoliamo velocemente per evitare la formazione di grumi. Se vi si formano i grumi, potete frullare il composto con il frullatore ad immersione. Una volta che abbiamo finito di fare questa sorta di polenta, la dobbiamo far raffreddare benissimo. Mi raccomando, non la utilizzate calda, altrimenti il dolce saprà di uova e non viene buono. La crema di ricotta è pronta, non dobbiamo fare altro che aggiungere la nostra polentina di semolino che oramai è bella fredda. Mescoliamo bene con la frusta, così. Ed ecco qua. Adesso vado ad aggiungere le arance candite fatte in casa da me insieme alle uvette che prima le ho ammolate con un pochino di rum. Ci aggiungo anche il fiore d'arancio e la cannella in polvere. Mescoliamo tutto quanto, così, e versiamo il composto all'interno di una tortiera foderata con la carta forno di circa 22-24 cm di diametro, dipende di quanto volete che venga alto il vostro dolce. Comunque questa torta non tende a crescere, anche perché non c'è neanche il lievito, è una torta budino, insomma. Ora inforniamo la nostra torta a 190-200 gradi per circa 50 minuti. Se dopo un po' vedete che la superficie si scurisce troppo, coprite la torta con un foglio di carta forno. In totale il migliaccio cuocerà per circa un'oretta. E questo è il risultato. Questo è un dolce per il quale io ne vado veramente pazza, è troppo buono ragazzi. La consistenza, come vi ho detto, è un mix fra una torta, un budino e un clafoutis. È veramente super buona. Se fate il migliaccio seguendo la mia ricetta, scattate una bella foto e pubblicatela su Instagram oppure su Facebook utilizzando l'hashtag ricette di Gabri. E fatemi sapere se vi è piaciuto o meno lasciando un commento qua oppure sul sito. Un bacione e ci rivediamo prestissimo sempre qua su Ricette di Gabri. Ciao ciao!